しに行くんだそこへ Benvenuti nel canale di Takeshi Real Man, un canale per veri uomini. Oggi vi parlerò di un anime scolastico sentimentale, Oregairu, acronimo di un titolo lunghissimo che in italiano potrebbe essere tradotto come La mia commedia romantica adolescenziale è sbagliata come previsto. Oregairu nasce nel 2011 come light novel dalla mente di Wataru Watari e dai disegni di Ponkanate. La serie si conclude nel 2019 con 14 volumi più 3 special, mentre la serie animata targata Studio Brains Base vede la luce nella primavera del 2013 per poi lasciare spazio per le ultime 2 stagioni allo studio Phil, che reinterpreta il character design in maniera eccellente e dona alla serie una grafica nuova con animazioni più fluide. L'anime gode di una buona gestione dei colori e della luce, è evidente la predilezione per i colori caldi come il giallo e l'arancio, dominanti negli sfondi pomeridiani post-scolastici. Da notare inoltre delle buone host, piazzate al momento giusto, che riescono ad enfatizzare le emozioni dello spettatore. Mi preme sottolineare la cura per i dettagli nelle scene chiave, in particolare i primi piani, le espressioni facciali, i movimenti e i gesti delle labbra e delle braccia. Anche il doppiaggio, che io generalmente non apprezzo molto, soprattutto nelle serie scolastiche, con tutte quelle vocine da bambine assillanti, invece qui, perlomeno dal mio punto di vista, risulta godibile. Le voci sono espressive al punto giusto, senza esagerate trovate teatrali. Dalla novel sono stati tratti dei manga dal target seinen, scelta a mio avviso giusta per via di come quest'opera tratti determinate tematiche, dimostrazione del fatto che il target non è un mero fattore indicativo del pubblico di destinazione, ma anche di un modo di narrare e di affrontare certi contenuti. Inoltre in Giappone sono state rilasciate 2 visual novel per PS Vita e una collection per PS4. Oregairu non è una serie scolastica come le altre, e non è una serie che si presta a un romanticismo smielato, anzi affronta determinate questioni e approfondisce le relazioni dei personaggi in modo originale e intrigante, nonostante dissimuli gli eventi narrativi e i personaggi stereotipati tipici del genere. Riesce a renderli tutti avvincenti e gradevoli. Dunque, sicuramente un punto di forza di questa serie è dare nuova linfa vitale ai canoni della commedia romantica. Rielabora in maniera interessante stereotipi comuni come l'amico otaku che soffre della sindrome di Chunibyo, ovvero la sindrome della seconda media, l'amico trap, fanculo Yukino e Yui, e lui la best waifu, cazzo, sì, cazzo, sì, cazzo! La Fujoshi pervertita, il figo della scuola, la sorellina carina e coccolosa, la sorella maggiore sempre pronta a stuzzicare e a punzecchiare, una simpatica, giovane, cazzuta, ma allo stesso tempo gentilissima professoressa, alla ricerca disperata di un marito, la ragazza scortese e bruta dentro, ma dolce e carina fuori. Da non dimenticare poi i classici cliché narrativi come il festival scolastico, il ballo di fine anno. Insomma, le situazioni presentate sono canoniche, ma il modo in cui i personaggi le affrontano è più unico che raro. Oregairu dimostra come dagli stereotipi di genere è possibile ottenere dei personaggi di un certo spessore psicologico. Riesce a sfruttare la ricetta già fatta per la produzione di una serie scolastica mischiando i suoi ingredienti furbamente, fornendo una serie con dinamiche relazionali appassionanti, attirando anche lo spettatore meno attento, che magari di primo impatto viene catturato da situazioni tipo, oppure anche da scene che definirei di pseudo fanservice. Il protagonista della storia è Hachima Nikigaya, un liceale solitario, cinico e anticonformista, con una visione della vita antisociale ed eccessivamente realistica. È un personaggio molto interessante di cui comprendiamo le intenzioni soprattutto attraverso monologhi interiori, nei quali è possibile intravedere un ritratto della realtà crudo, amaro, ma sempre veritiero, una visione della vita pessimista e disillusa. Le sue riflessioni mettono a nudo il finto buonismo della società che esclude coloro che non seguono le tendenze e la moda, perché magari la pensano in maniera diversa o perché semplicemente provano interessi diversi dalla massa. Una società che sopprime l'identità individuale a favore di una identità collettiva, una società impositrice di convenzioni, una società all'interno della quale nascono relazioni false e di convenienza.
Le persone rinunciano di mostrare il loro vero volto per paura di essere esclusi e di rimanere soli. Hachiman invece non è questo tipo di persona, non indossa una maschera per apparire bello alla società, apparentemente non nutre alcun interesse per i rapporti interpersonali e non mancano momenti in cui si vanta di essere un fiero solitario. La sua insegnante, Shizuke Ratsuka, preoccupata per il futuro del ragazzo ed esasperata dai suoi temi dal contenuto fortemente misantropo, per cercare di correggere questa sua attitudine, praticamente lo obbliga ad iscriversi al club di volontariato gestito da Yukino Yukinoshita, una ragazza tanto bella quanto fredda, da sempre tenuta a distanza dagli altri a causa della sua lingua tagliente e del suo fascino irresistibile, che è in grado di far ingelosire chiunque. Questi due personaggi hanno molto in comune, oltre al fatto che entrambi sono soli, Hachiman per la sua filosofia di vita, Yukino per i motivi citati prima. A fare irruzione nel gruppo arriva Yui Yuigama, una ragazza dolcissima, socievole e solare, ma non molto sincera con se stessa, sente di dover sorridere sempre e comunque pur di mantenere dei buoni rapporti con i suoi amici. Così facendo è riuscita a costruire dei rapporti soltanto superficiali, ma passando il tempo nel club si rende conto sempre più profondamente di come l'amicizia non è semplicemente un dare e avere. Hachiman, il nostro protagonista, alla fine si trova controvoglia a partecipare alle attività del club, che consistono nell'aiutare gli studenti nelle loro varie richieste. La prima serie si focalizza sull'introduzione dei personaggi e costruisce la figura di questo protagonista incredibile, la sua filosofia di vita, pone le basi essenziali per gli sviluppi relazionali futuri. Anche i personaggi secondari, soprattutto nella prima stagione, svolgono un ruolo importante nell'alleggerire l'atmosfera, regalando momenti divertenti e simpatici che riescono sempre a strappare un sorriso. A partire dalla seconda stagione vi è un cambio di registro. Le introspezioni psicologiche e le relazioni tra i personaggi sono approfonditi. Notiamo come Hachiman si evolve, si apre allo spettatore, dal freddo, cinico studente che ci ricordiamo, vediamo un ragazzo che in realtà è gentile, pure fin troppo, e che desidera qualcosa di reale, vero, un legame genuino. Notiamo alcuni tratti del suo carattere, che prima erano solo accennati. Egli infatti è un acuto osservatore, che pur non riuscendo sempre a comprendere i sentimenti di chi lo circonda, riesce spesso a leggere tra le righe e a trovare una soluzione in circostanze complesse, calcola piani nel modo più logico e razionale possibile, ma mettendoci sempre la faccia. Il ragazzo trascura gli effetti negativi che queste soluzioni comportano, si ostina a usare i suoi metodi, che potremmo effettivamente definire autolesionistici, lo umiliano, lo fanno passare per il cattivo della situazione. Dopotutto, un emarginato fiero di esserlo, un emarginato che si vanta di essere tale, non tiene conto di questo particolare. Il suo sacrificio non comporterebbe nessun cambiamento dal suo punto di vista. Non si accorge che così facendo ferisce le persone che a lui tengono e a cui lui stesso tiene. Ciò innesca una serie di incomprensioni. C'è un momento di stallo dal quale il protagonista potrà uscire solo iniziando a cambiare il suo modus operandi. Ciò che serve ad Hachiman è rendersi conto del fatto che per realizzare il suo desiderio, trovare qualcosa di vero, un sentimento, un legame sincero e genuino, spontaneo e naturale, è purtroppo quasi inevitabile ferirsi prima o poi. La strada che Hachiman deve percorrere è piena di ostacoli, ma per raggiungere il suo obiettivo deve chiaramente imparare a superarli un passo alla volta e faticosamente. Quando ormai il triangolo amoroso diventa evidente, pur di mantenere le cose come stanno, il trio di protagonisti si sente costretto a far finta che tutto vada bene, rinnegando e sopprimendo i loro reali sentimenti. La paura di affrontare la realtà li mette in difficoltà, poiché sanno che rischiano di compromettere l'armonia del gruppo, dunque arrivano a fare proprio quello che tutte le altre persone fanno, ovvero mantenere le apparenze pur di non spezzare il legame che li unisce. Alla fine della seconda stagione abbiamo una chiara conoscenza dei personaggi. Yui è una ragazza dai tratti piuttosto classici del genere, la tipica ragazza solare ed energetica. Tuttavia queste caratteristiche non penalizzano il personaggio, comunque dotato di un certo spessore. Dimostra nel corso della serie di avere tratti caratteriali difficili da cogliere a prima vista. Yukino invece è una ragazza immersa in una serie di problematiche come il conflitto con la sua famiglia,
con sua madre in particolare molto esigente, ed è una persona alla ricerca e alla costruzione della propria identità. Difatti, il rapporto con sua sorella è molto controverso. È una figura dalla quale sembra non riuscirsi a staccare, a volte apparendo quasi come un'ombra di lei. La terza stagione lascia molto spazio a Yui, la quale si trova dinanzi a una scelta che è destinata a stravolgere i rapporti con i suoi amici. Mettere da parte i propri sentimenti a favore della propria amica, pur di non perdere un'amicizia cara, o essere egoista e farsi avanti. Quali sono dunque i punti di forza di questa serie? A mio avviso sicuramente l'evoluzione dei personaggi, i monologhi interiori che regalano sempre perle e offrono una prospettiva della realtà folle, il triangolo amoroso ben gestito, senza trovate smielate, pesanti, eccessivamente drammatiche, e soprattutto le domande che pone allo spettatore. Meglio conformarsi alla massa, pur di inserirsi nella società ed essere visti di buon occhio, oppure essere sinceri con se stessi e rischiare di essere esclusi? Qual è la natura del nostro vero io? L'immagine che gli altri hanno di noi corrisponde alla realtà? Conosciamo davvero noi stessi? Ci sono tratti del nostro carattere di cui solo noi siamo a conoscenza? Sono possibili rapporti veri, genuini? Oppure nel relazionarci agli altri inevitabilmente nascondiamo qualcosa di noi? Perché spesso arriviamo a dipendere dagli altri così tanto da non essere capaci di prendere delle scelte autonomamente? È davvero negativo dipendere dagli altri? E inoltre il tutto è coronato da un finale ottimo. Insomma, è inutile dire che è un anime che consiglio a tutti, anche magari a chi non strizza l'occhio per le serie scolastiche. Spero che il video vi sia piaciuto, come sempre vi invito a dirmi la vostra. Cari signori e care signore, arrivederci.